Ciao a tutti e bentornati su Red e buon 2024. Primo video dell'anno a cui ne seguiranno molti altri. Non ci siamo ancora ripresi dai botti di Capodanno e Triumph ne lancia subito un altro giusto per aprire alla grande la stagione. Io odio dire ve l'avevo detto, ma questa volta ve l'avevo detto davvero. Vi ricordate il mio video da EICMA in cui vi parlai di un segmento di moto sportive stradali di media cilindrata in crescita verticale? Beh, se non ve lo ricordate ve lo ricordo io e ve lo metto qua sopra per chi se lo fosse perso. In quel segmento mancava praticamente ormai solo Triumph che ora arriva e cala il suo asso. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale perché noi e solo noi, oltre a provare tutte le moto che arriveranno nel 2024 e organizzare le nostre inimitabili comparative, vi terremo aggiornati sulle novità in arrivo praticamente in tempo reale e credetemi nel 2024 un po' di roba arriverà ancora. Vi siete iscritti? Bene, iniziamo. Ebbene sì, gli appassionati del marchio di Hinckley sanno che questa moto porta in dote un nome pesante. Daytona sarà lei la nuova sportiva di media cilindrata con cui Triumph si getta nell'arena più calda del momento, quella delle piccole sportive stradali con carena e semi-manubri. Segmento che si sta affollando più di una fermata alla metro milanese nell'ora di punta. Un nome che richiama alla mente modelli che hanno fatto la storia del marchio vecchia e anche recente e che ha radici ben piantate nel mondo delle gare e delle carenature. Concorrenti principali? Beh, penso le abbiate già individuate anche voi. Parliamo di Aprilia RS 660, Honda CBR 650R, Suzuki GSX 8R, Yamaha R7, solo per citarne alcune. La nuova Daytona 660 si inserisce in una gamma che comprendeva fino a ieri una Roadster, la Trident, e una crossover, la Tiger 660. Le abbiamo entrambe provate più volte, per cui sul nostro canale trovate i video di tutte le prove e anche dei 1000 km con. Con la Daytona 660 Triumph ha invece deciso di mettere su strada la moto che mancava per competere nel segmento delle sportive stradali di media cilindrata. Lo fa ovviamente giocando l'asso del suo motore 3 cilindri, una proposta unica in un segmento invaso da bicilindrici in linea. Il motore in questo caso è stato rivisto nelle sue principali componenti per aumentare le prestazioni che adesso arrivano al limite ammissibile per il depotenziamento a 2. Parliamo quindi di 95 cavalli a 11.250 giri con uno sportivissimo limitatore a 12.650 giri e una coppia di 69 Nm che vede il suo picco massimo arrivare a 8.125 giri, ma che sarà disponibile all'80% già a partire da 3.125 giri. Insomma, un motore che non vuole essere solo un frullino sportivo, il che ci piace molto, ma che vuole offrire anche la giusta schiena per la guida stradale, che poi è la destinazione di uso principale per questa Daytona 660. Optional, cambio elettronico che funziona sia in salita sia in scalata. Chi fosse interessato a versione A2, perché ci sarà anche una versione A2, sappia che il depotenziamento è reversibile e la moto può tornare a potenza piena con una semplice visita da un concessionario Triumph. Utilizzo stradale, vi ho detto, ma ovviamente una moto come questa non può trascurare il fatto che a qualcuno qualche prurito sportivo o pistaiolo possa venire. Tra l'altro moto probabilmente tutte queste medie cilindrate che saranno destinate a diventare le nuove protagoniste di quella che oggi è la classe diciamo Supersport 300, per cui è meglio non lesinare con la qualità, meglio come dire portarsi avanti. Infatti il pacchetto elettronico della Daytona è davvero completo per la categoria, non manca l'acceleratore elettronico con 3 mappe motore, Rain, Road e Sport, che agiscono oltre che sull'erogazione e sulla risposta al gas anche sul livello del controllo di trazione che in modalità sport consente anche la guida in pista, quindi ha un livello di traction molto alto. Il controllo di trazione però può essere anche disattivato.
Triumph ha scelto l'acciaio come materiale per telaio e forcellone. Il reparto sospensioni sembra essere adatto all'utilizzo che la moto si propone di fare, quindi diciamo una sportività ma senza eccedere. Showa marchia sia la forcella Big Piston da 41 mm non regolabile, sia il monoammortizzatore che invece è regolabile nel precarico. Escursione delle ruote 110 e 130 mm. La potenza a terra viene scaricata dalle nuove Michelin Power 6, quindi diciamo pneumatici premium per la Daytona, che si ferma grazie a un impianto frenante con doppio disco da 310 mm con pinze radiali che però non sono brandizzate. Qualche numero importante per leggere meglio la nuova Daytona 660. L'interasse è piuttosto generoso per il segmento, parliamo di 1425 mm. Il peso invece è interessante perché si ferma a 201 kg in ordine di marcia. La sella è 810 mm da terra, ma volendo in opzione c'è anche quella ribassata da 785 mm, quasi da custom. Se il prezzo per il mercato italiano al momento non è ancora stato svelato, sarà comunque diciamo competitivo, diciamo intorno a quello della CBR 650R, sono invece confermati l'intervallo di manutenzione a 16.000 km e la garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato che contribuiscono a garantire costi bassi di gestione di questa moto. Bene, non ci resta che darvi appuntamento a questo punto alla nostra prova perché sicuramente nel 2024 proveremo questa moto e potremo raccontarvi se davvero la nuova Daytona 660 può ambire al titolo di regina delle medie sportive oppure no. Voi intanto cosa ne pensate? Ditemi la vostra qua sotto nei commenti, sapete che ci piace un sacco discutere con voi, io vi aspetto e noi ci vediamo al prossimo video.